nostra postura non è solo una questione di mantenere una buona immagine esteriore, ma è profondamente legata al funzionamento dei nostri circuiti neurali e alla nostra sfera psichica. I nostri muscoli, le articolazioni e i tessuti connettivi comunicano costantemente con il nostro cervello attraverso segnali elettrici, influenzando il modo in cui ci sentiamo e pensiamo. Quando i nostri muscoli diventano rigidi e tesi, questo può avere un impatto significativo sulla nostra postura e sul nostro benessere psicologico. La rigidità muscolare può essere il risultato di vari fattori, tra cui lo stress, la mancanza di movimento e una postura scorretta. Quando i muscoli sono costantemente contratti, inviano segnali al cervello che possono influenzare il nostro stato d'animo e il nostro livello di stress. Ad esempio, se i muscoli del collo e delle spalle sono tesi a causa dello stress o di una cattiva postura, ciò può causare mal di testa, tensione e sensazioni di oppressione. Questi sintomi possono influenzare negativamente il nostro umore e la nostra capacità di concentrarci e affrontare le sfide quotidiane. D'altra parte, i muscoli deboli possono compromettere la nostra capacità di mantenere una postura corretta e stabile. Ciò può portare a problemi di equilibrio, dolori cronici e una sensazione generale di stanchezza e malessere. Anche in questo caso i segnali inviati al cervello possono influenzare il nostro stato emotivo e mentale, portandoci a sentirsi insicuri e scoraggiati. Inoltre una postura scorretta può influenzare la nostra percezione di noi stessi e la nostra autostima. Quando ci sentiamo sbilenchi o poco attraenti a causa della nostra postura, possiamo sviluppare una visione distorta di noi stessi e delle nostre capacità, influenzando così la nostra sfera psichica. Per migliorare la nostra postura e il nostro benessere psicologico è importante lavorare sulla flessibilità e la forza muscolare attraverso esercizi specifici e pratiche come lo yoga e il Pilates. Queste attività possono aiutarci a rilassare i muscoli tesi, rafforzare quelli deboli e migliorare la nostra consapevolezza corporea, portando così a una postura più equilibrata e a una mente più serena e positiva. Ricordiamoci sempre che il nostro corpo e la nostra mente sono strettamente interconnessi e prendersi cura della nostra postura è essenziale per promuovere un benessere completo e duraturo. Per raggiungere un mindset funzionale e di crescita dobbiamo comprendere che non esiste una chiave magica, un metodo o un protocollo di lavoro che ci porterà automaticamente alla condizione desiderata e al nostro pieno potenziale. È piuttosto una presa di consapevolezza delle dipendenze organiche, psichiche e sociali dalle quali dobbiamo liberarci, che ci aiuterà realmente ad uscire dalla condizione disfunzionale in cui ci troviamo. In questa puntata voglio esservi da guida per divulgare le conoscenze ad oggi raggiunte dalla comunità scientifica e utilizzare le mie competenze da kinesiologo specializzato in neurologia funzionale per offrirvi degli strumenti tangibili da utilizzare fin da subito per intraprendere un percorso di neuroplasticità e potenziamento del vostro essere. Possiamo iniziare subito, destabilizzando quelle abitudini che sono disfunzionali per la nostra salute. Passiamo molte ore al PC o allo smartphone. Oltre a non muovere il corpo, che si ingobbisce e irrigidisce, affatichiamo anche gli occhi, che non solo diventano giorno dopo giorno più deboli, costringendoci ad approcciare all'oculista. Riduciamo anche la capacità motoria dei muscoli che governano i nostri occhi, come l'obliquo inferiore o il retto laterale. In totale 6 fasci muscolari, di cui 4 si dirigono anteriormente e terminano inserendosi sulla sclera.
al davanti dell'equatore del bulbo. Ma essendo che il corpo fisico non è un'area isolata come i pezzi dei Lego o come vediamo su alcune app per gli esercizi fisici, ma semmai un'intricata rete di fasci, catene muscolari, tessuto connettivo che interagiscono tra loro, comunicano e scambiano informazioni dove c'è una sezione lesa. Tutto il sistema del corpo fisico ne risente, tenendo a mente ormai ovvio che il corpo fisico di conseguenza influenza quello psichico. Possiamo iniziare subito, proponendo di applicare, ovviamente se siete una di quelle persone che ancora non segue un percorso rieducativo per la postura, un sistema pause reset. Potete da subito mettervi alla prova da domani, per i successivi 7 giorni. Che cosa implica questa strategia? Prevede un compito, il compito di riparare i danni da disfunzione e ristabilire un equilibrio perso, in cui vi imporrete la regola che se applicate una qualsiasi tipo di lavoro che vi fa stare su uno schermo per più di 2 ore, applicherete la regola del pause reset. Ogni 50 minuti vi fermerete per 5 minuti, non per la pausa caffè o sigaretta, ma per ripristinare la vostra salute. Anche se sarebbe sempre meglio smettere di consumare caffè e sigarette, che saranno argomento della terza puntata. Durante questi 5 minuti applicate gli esercizi che vado a mostrarvi. Ma prima, sigla. Per applicare la regola del pause reset vi servirà semplicemente una penna, in questo caso ho preso un marker, e uno spazio di 1,5 metri per 1,5 metri, quindi potete applicarlo in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo perché è di facile reperibilità, una penna e uno spazio. Se avete la possibilità vi consiglio di lavorare scalzi per un discorso anche legato ai nostri circuiti neurali. Allora procediamo all'esercizio. Il primo esercizio da fare è partire con test. Il test è inspiro, espiro, lascio cadere il busto a terra, ci rimango per 20 secondi e poi torno su. Una volta tornato su posso eseguire l'esercizio da in piedi, gambe divaricate, leggermente piegate, chiameremo questa posizione natural stance, per cercare di rilassare tutto il corpo. Afferriamo la penna cercando di lasciare 2 cm, 1,5 cm visibile, il resto lo coprite con la mano. Partite avvicinando la penna al naso, la allontanate fino a quando non mettete bene a fuoco la penna e da questa posizione per i prossimi 2 minuti cercate di mantenere il corpo in natural stance, che vuol dire rilassato con respirazione profonda, oltre ai parametri che vi ho indicato, e disegnare un 8 rovesciato con la penna, dove per il primo minuto e mezzo lo eseguite in un senso e il successivo minuto e mezzo nell'altro senso. La velocità
con il quale disegnare questo infinito dipenderà dalla vostra capacità motoria oculare, quindi l'obiettivo è riuscire a fare l'esercizio mantenendo continuamente a fuoco l'immagine della punta della penna. Se perdiamo di vista il fuoco, allora rallentiamo, poi ci fermiamo un attimo per ristabilire il contatto visivo. Potreste non essere abituati a questa tipologia di esercizi. Nel caso doveste avere bruciore agli occhi e lacrimazione, fermatevi 10-15 secondi tenendo gli occhi chiusi e riprendete l'esercizio fino a completare i 2 minuti. Successivamente, quando avete eseguito questi 2 minuti, vi invito a riprovare il test precedentemente applicato, quello di andare a toccarsi le punte dei piedi nella stessa maniera, esecuzione come l'avete applicato precedentemente, e osservare se ci sono stati dei cambiamenti, delle differenze. Provate a vedere che cosa è cambiato. Dopodiché ci prendiamo i prossimi 3 minuti per eseguire 1 minuto e mezzo un affondo con una gamba e 1 minuto e mezzo un affondo con l'altra gamba. Che cosa andiamo a fare? Ci mettiamo in una posizione sagittale, ginocchio appoggiato a terra. Se siete sul duro mettete un cuscinetto sotto il ginocchio e appoggiando il piede avanti, percependo tutta la pianta del piede, facciamo un affondo quando troviamo l'angolo di lavoro più consono. Appoggiamo le mani sulle ginocchia e da questa posizione chiudiamo gli occhi per i prossimi 90 secondi. Spingiamo in avanti senza che il tallone si sollevi, torniamo leggermente indietro, poi di nuovo avanti, poi di nuovo dietro, cercando di mantenere il contatto con la pianta del piede. Iniziamo a muovere anche leggermente disegnando dei coni, dei piccoli coni inizialmente e successivamente più ampi in una direzione e nell'altra. L'esercizio non è da svolgere con un'intensità alta, ma ha lo scopo di portarvi a contatto con la vostra pianta del piede, mobilizzare la caviglia, il ginocchio e l'anca, che a differenza ad esempio delle braccia che hanno lavorato al computer, le gambe sono rimaste per troppo tempo ferme e quindi andiamo a stimolarle un pochettino. Completato con una gamba, eseguite anche il movimento con l'altra gamba e avrete concluso questi vostri 5 minuti del Pause Reset. Vi ringrazio per avermi seguito anche in questo video. Assalamu alaikum e buon proseguimento.